Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, nuovo video, parliamo del Napoli, addentriamoci in questo Napoli-Torino, partita fondamentale prima del Barcellona, ci sono alcune cose da dire, alcuni calciatori del Napoli che non stanno in condizione e quindi non saranno del match, ci sono un paio di cose che volevo analizzare con voi riguardo ancora un attimo la partita con la Juve perché le ultime 48 ore non ci siamo sentiti. Ovviamente mi sono messo a raccogliere informazioni, a studiare qualcosina in più a livello tattico, leggendo qualche libro che poi vi mostrerò anche sul canale e andiamo a vedere cosa succede in casa Napoli. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta carico un nuovo contenuto e un bel like a questo video così facciamo 3 punti pure col Torino. Dai ragazzi, dai ragazzi. Allora, prima di andare appunto in Napoli-Torino, volevo un attimo commentare due situazioni post Juve che già avevamo commentato nella live, però vanno, secondo me vanno un attimo riprese. La situazione del calcio di rigore che io ripresi già nella live e dissi quanto è bello vedere delle cose organizzate, anche se si tratta di un calcio di rigore, ma dove tutti i calciatori del Napoli sanno perfettamente ciò che devono fare. Avrete visto i video che girano online di anche giornalisti famosi, tra virgolette, che hanno osannato Calzona per l'azione sul calcio di rigore, dove i tre calciatori ovviamente partono 3-4 metri dietro quelli della Juve e si ritrovano al limite dell'area di rigore quando Osimhen impatta il pallone, così da evitare, ecco, l'annullamento del gol nel caso poi ci sia un controllo al VAR e il check al VAR e tu sei entrato in area prima che Osimhen toccasse il pallone. Quindi ottima la visione di Calzona. La cosa con la quale non sono d'accordo con l'analisi di questi giornalisti è che praticamente si dice che Calzona ha schierato i tre calciatori, come vedete in foto, più sul lato destro, diciamo, dell'area di rigore perché sapeva che Osimhen tirava in quella direzione. Mi auguro che non sia così perché altrimenti è controproducente per il portiere che si va a studiare comunque chi va a battere il calcio di rigore, si studia chi è fuori dall'area, in questo caso sulla parte destra, e sa perfettamente dove andarsi a buttare perché poi se è stata gestita così diventa controproducente, non è più un'incognita per l'avversario, ecco. Detto questo, per me questo schema è fantastico e vedere le cose organizzate alzo le mani e mi godo appunto le partite perché più c'è organizzazione e più è possibile, ecco, fare risultati positivi piuttosto che prendere imbarcate. L'altra cosa è per farsi una risata, credo l'avete vista, comunque questo è l'11 che venne pubblicato su Goal Italy dopo la giornata di campionato che ci ha visti impegnati con la Juve e ovviamente non c'è Vlaovic e si chiedevano dove era Vlaovic, interviene Juan Jesus e dice ce l'ho io, dopo lo libero. Un applauso a Juan Jesus che con tutte le critiche che ha avuto e la famiglia messa in mezzo, minacce eccetera eccetera, la prende sempre in maniera sarcastica e si fa scivolare addosso, ecco, le critiche di tifoseria, addetti ai lavori, stampa, eccetera, eccetera. Conclusa la situazione post Juve dove volevo ritornare su questi due argomenti, andiamo a vedere cosa sta succedendo in casa Napoli. C'è una notizia che a me fa tantissimo piacere ed è un incontro, una chiacchiera, un confronto tra Calzone e Demme che al di là che non gioca né in campionato né in Champions, fuori lista, eccetera, Calzone gli ha detto tu ti alleni con noi e ti allenerai con noi comunque fino a giugno, facendolo sentire importante anche per quanto riguarda il preparare ovviamente i compagni alle partite, sfruttando poi il playmaker che non abbiamo in un'eventuale partitella tra una squadra e l'altra, che hai Lobotka da una parte, ma dall'altra parte non hai un playmaker, non un regista, un centrocampista centrale per poter fare poi dall'altra parte la stessa cosa a livello di ruoli che fai con la squadra titolare. Ovviamente le parole che ho speso per Diego Temme sono state già tante, io ringrazio il professionista, ringrazio l'educazione
del calciatore e tutto ciò che si è fatto scivolare addosso da quando è a Napoli, al di là degli infortuni, chi lo schierava e chi meno. Professionista esemplare. Andiamo un attimo a vedere il ranking UEFA dopo le partite di Champions che ci sono state appunto ieri, perché la Germania si è avvicinata e ha rosicchiato qualcosina, anche l'Inghilterra. Italia 15.714 punti, Germania 15.071, Inghilterra 14.250. Siamo a 1.500 punti sopra l'Inghilterra e 700 punti scarsi, nemmeno 700, 600 e rotti sopra la Germania. Vedremo oggi poi nelle squadre impegnate in Europa League come si divideranno i punteggi. C'è per esempio un Roma-Brighton che dovrebbe finire in favore della Roma per non far recuperare punti all'Inghilterra e quindi il cammino verso questo fantomatico quinto posto per la Champions è ancora aperto, ma noi abbiamo comunque dentro 6 partecipanti su 7 ancora. È uscita appunto solamente la Lazio, mentre la Germania ha 4 partecipanti su 7 in Europa, l'Inghilterra 6 su 8, ma il cammino lo dobbiamo fare sulla Germania perché si possono avvicinare e non poco, visto questo Bayern che contro la Lazio ha fatto faville ed è rinato, non è rinato il Bayern alti e bassi ha incappato in una Lazio poco cinica lì davanti e ha vinto la partita meritandola, perché comunque 26 tiri in una partita non sono pochi, quindi meritava comunque la vittoria. Una Lazio poco produttiva. Detto questo, ranking UEFA che poi controlleremo in base alle giornate che si susseguiranno in Europa, e andiamo a vedere le informazioni che abbiamo a livello di infortuni. Allora, Cajuste lo sappiamo, anche in vista Champions, situazione complicata perché per i guai che abbiamo fatto nelle liste presentate a gennaio ci troviamo con un centrocampo molto corto, anche se Traoré e Lindstrom possono essere schierati nei tre di centrocampo, quindi il ricambio ce l'hai alla fine e non è proprio un dramma, ecco. Contro il Torino non ci sono Ngongi, non c'è Rachmani. A livello difensivo il problema me lo faccio molto meno, perché intercambiando i quattro centrali quest'anno la zuppa sta cambiando ben poco a livello di imbarcate prese e di situazioni lette male, ecco. Ricordiamo, come già sapete, che io ricordo Ostigard e Nathan nella gestione Garcia che avevano trovato un'amalgama diversa tra gli altri centrali e forse soffrivamo un po' meno, ma è tanto tempo fa, può anche darsi che li ritroviamo ad oggi, li rimettiamo insieme e comunque non funzionano. Detto questo, sono scontento e preoccupato per Gonch, per il nostro Gonch, perché era arrivato a Napoli con tanto pepe, messo anche a partite in corso e anche sul finale aveva dato appunto una mano al Napoli di Mazzarri a buttarla dentro, e quindi questo infortunio che si sta prolungando più del previsto mi lascia un po' di amaro in bocca, perché il calciatore in quel momento era mentalmente e fisicamente al top, qualsiasi cosa toccava diventava oro. Non so come rientra perché poi c'è un infortunio, hai perso campo per un mesetto, ritorni e devi un attimo ritrovare la quadra, e in questo filotto di partite che arriveranno, che sono Torino, Barcellona, Inter e Atalanta, diciamo che era meglio se avevamo un Gonci in più che non averlo proprio. Però ovviamente prendiamo la partita di riferimento, quella col Torino, perché è la prossima che dobbiamo giocare, poi vedremo in avanti come si andrà a gestire appunto il nostro esterno destro, il nostro attaccante. Chiamiamolo attaccante perché Gonci potrebbe anche ricoprire, volendo, un'eventuale, un'eventuale fase offensiva dal punto di vista centrale. Allora, Rachmani sarà valutato però all'ultimo istante. Non è detto che non ci sia contro il Torino, ma credo che il Napoli, anche in vista della partita con il Barcellona, se dovessero presentarsi, ecco, situazioni o
diciamo, calciatori fisicamente in forze, non lo rischiamo e lo si schiera poi contro il Barcellona e credo che sia anche una scelta più che giusta. Speriamo di riavere qualche intervista e vado un attimo a 360 gradi sulla situazione da Zon. Ovviamente ci sono stati, ci sono stati gli interventi di De Laurentiis con le risposte anche della stampa partenopea e considerazioni di stampa partenopea e non, mettiamola così. Il presidente si è legato al dito questo Napoli-Atalanta delle 12:30 per palinsesti. Per quanto riguarda i calendari e mettere partite comunque alle 12:30, riposando forse meno, c'è stata anche un Atalanta-Lazio dove Sarri, o un Lazio-Atalanta se non erro, dove Sarri comunque era scontento del palinsesto perché comunque giocava in Europa, poi ha dovuto giocare alla mezza, eccetera, eccetera. Sicuramente sono situazioni che vanno denunciate, tra virgolette, per cercare di avere migliorie a livello di calendari, ma la Serie A si para sempre il fondoschiena, ecco, mettiamola così, dicendo che comunque il calendario è fatto da un algoritmo e quindi diciamo che l'umano conta ben poco, anche se stilato il calendario dall'algoritmo, l'umano potrebbe sempre intervenire e cambiare assolutamente qualche partita e qualche orario, ma sappiamo che i soldi contano molto più delle persone in ambito calcistico e non. Quindi partita alle 12:30 credo che non si cambi, però la cosa che non piace a me è non avere un'intervista nell'immediato, non avere una considerazione sulla partita, dal punto di vista del rispetto verso i tifosi e anche verso la stampa, che possa essere azzurro o meno, mi sembra una cosa, diciamo, da ricompattare e tornare un tantino sui propri passi per quanto riguarda almeno le interviste. Poi, se il Napoli voglia fare e voglia andare avanti per la stessa strada da qui fino a fine campionato, lo vedremo. Che partita mi aspetto e che partita vi aspettate voi? Il Napoli-Torino, domanda che faccio a voi, ci ritroveremo nella sezione commenti e qui sotto. Io mi aspetto lo stesso Napoli a livello di intenzione, ovvero un Napoli nella metà campo avversaria e molto probabilmente se riusciamo ad avere un dominio territoriale come è stato comunque con la Juventus, perché al di là di di tutte le cose che hanno detto, la Juve sì ha fatto una gran partita, si è mangiata dei gol, però nessuno va a infilare il dito nella piaga per quanto riguarda la pericolosità che la Juve ha subito quest'anno ed è la percentuale più alta da inizio campionato. Il primo il primo calcio di rigore contro da inizio campionato, quindi non è stata una Juve che ha dominato il Napoli nella maniera più assoluta come vogliono far sembrare, perché poi le occasioni sì ci sono state, le hai buttate fuori, ma il Napoli comunque ha vinto la partita. Manca un calcio di rigore all'inizio che Marelli ha detto no, non era calcio di rigore perché la palla era lontana a me, e perché poi si abbracciano tutte e due. Marelli ne può azzeccare una come ne può diciamo steccare un'altra. In questo caso io non sono d'accordo e secondo me la steccata. Per quanto riguarda Napoli-Torino, se riusciamo appunto come dicevo a riversarci nella metà campo avversaria da subito, facendo passare un brutto quarto d'ora da inizio partita alla squadra avversaria che si chiami Torino, Atalanta, eccetera, eccetera, abbiamo ottime possibilità di portarla a casa perché il Torino è quella squadra che ti viene a prendere uomo su uomo, un tantino gasperiniana come impostazione quella di Juric, anche se nella fase offensiva l'Atalanta è molto più organizzata, quindi c'è sicuramente una partita maschia, una partita dura a centrocampo e quindi più alziamo il baricentro e più li andiamo a chiudere nella loro metà campo, più abbiamo possibilità di buttarla dentro. È vero che è la quarta difesa del campionato, se non vado errato, però abbiamo un attacco veramente in condizione e con tantissime armi, al di là di questo Ngonci infortunato che avrei voluto disponibile per averle tutte a disposizione le armi offensive, possiamo portare a casa il risultato. Sono fiducioso, vedremo domani mattina
forse farò un altro video in base a situazioni che saranno più chiare per quanto riguarda poi l'eventuale formazione, questo Rachmani in bilico, con Gonci che non gioca sicuramente. Avremo sicuramente altre fonti ed altre situazioni da analizzare. Vi auguro una buona giornata ragazzi, sempre Forza Napoli, iscrivetevi al canale e vinciamo questa partita, che servono i 3 punti di venerdì per mettersi a 46 con l'Atalanta, per poi dire noi abbiamo fatto il nostro, giocatevi voi questa giornata di campionato e vediamo se rosicchiamo qualcosina anche questa settimana. Sempre Forza Napoli, ciao!